Ragazzi, buongiorno da Ovaie, o meglio dal distributore della Shell di Ovaie, pieno alla Tenerona. Anche oggi sarà una giornata relativamente monotona perché continuiamo la nostra risalita verso nord. Destinazione Copiapó, Atacama. Avremo ulteriori 400 km di quasi nulla, però vedremo tutti insieme cambiare il panorama. Dobbiamo fare attenzione proprio a questi, perché superata la Serena per 400 km non c'è nulla, c'è un solo distributore che si trova a circa 230 km. Tenerona, vamos! Ah, importantissimo, me lo chiede sempre, vi aggiorno su una cosa. Ho continuato a fare le mie prove sul precarico e questa volta l'ho messo addirittura al massimo. Per quanto riguarda il ritorno, quella ghiera che si trova sotto l'ammortizzatore l'ho messa quasi al massimo, perché ovviamente chiudendola del tutto l'ammortizzatore si bloccherebbe, quindi non va bene. E dal parcheggio della Shell è tutto. Salutiamo Ovaie. Siamo già nella regione di Coquimbo, la stessa di La Serena. Vi sembrerà che siamo a San Francisco, ma no. Questa è la ruta 43, praticamente la strada quasi parallela alla ruta 5. Ci sono solo queste due strade che conducono alla Serena. Neanche a 40 km dalla Serena e guardate il meteo sta cambiando drasticamente come preventivato. Stiamo salendo di quota e il mare della Serena ce lo lasciamo alle spalle. Guardate qua, non so se si riesce a capire l'imponenza di questa vallata con la cordigliera che sale fino in alto e si nasconde tra le nuvole. E poi è immenso, quello che ci colpisce proprio, che è infinito. Guardate quella distesa di sabbia che parte dalla cordigliera fino al mare. Siamo infatti a Caleta Los Hornos, alle spalle le Ande che si gettano sul Pacifico. 3 km che saliamo costantemente e da come potete vedere siamo arrivati all'altezza della nebbia. Questi triangoli gialli che vedete a terra servono per controllare la visibilità. Se ne vedete solo uno 40 km orari, se ne vedete due 60, se ne vedete tre 80 km orari. Appena scesi dalle montagne, questo è quello che rimane di tutta quella nebbia in cui eravamo immersi. Le montagne stanno diventando dei veri e propri muri. Nel frattempo, oltre ad essere cambiato il colore del cielo, è cambiato il colore di ciò che ci circonda. Di nuovo pedaggio, nebbia il mezzo del nada più assoluto, la moto paga sempre 8,50, lascio anche il manubrio, ragazzi, guardate che roba. C'è anche il vento laterale, poi vi racconto bene sul settaggio delle sospensioni. Dopo 280 km arrivati appunto a Vallenar, vedete un po' di verde intorno, è una sorta di oasi, forse per questo è l'unica città che si trova tra La Serena e Copiapó. Il distributore Copec lo vedo in fondo. Pensa se tu da ragazzo sai devi uscire la sera e dici vado a fare un giro da qualche parte, dove vai che devi fare 200 km a salire e 280 a scendere? Non c'è neanche la fila, cose pazzesche. Sempre distributore, ma ci sono un po' di facce strane, c'è un po' di gente che è venuta a chiederci qualcosa, quindi cuidado e occhi sulla Tenerona, anche perché fra 10 minuti abbiamo la premiere con voi. Premiere appena conclusa, è stata la premiere più difficile del mondo. Io stavo su questo angolo, Sara stava sull'altro angolo. Siamo purtroppo abbastanza sperduti nel nord del Cile, una delle uniche stazioni di rifornimento, questi episodi possono capitare. Ora si riparte, abbiamo circa un'ora e 40 minuti per arrivare a Copiapó. Dai maialino! Ragazzi, mentre mangio un biscotto ci tengo a dirvi e a sottolinearvi grazie per tutto l'affetto che ci dimostrate, davvero grazie. Quando scrivete che Sara è brava, il merito è tutto il mio, perché la camera la tengo io. Bravissima. Riponiamo le riserve auree che hanno il loro posto preciso. In questo cambio di vita deve essere tutto super organizzato per semplificarci un po' la vita.
Chiedo per un amico, ma secondo voi Google ci avrà azzeccato? Io la vedo un po' complicata questa strada. Andiamo a verificare. Google in questo momento ha il mio stesso processore per quanto riguarda l'orientamento. Ora facciamo quella strada che Google ci ha invitato a fare col mio processore. Dovrebbe essere qua, mi dice Google. Facciamo la curva. Ancora non capisco perché dobbiamo andare da quella parte. Noi non dobbiamo andare qua. Siamo entrati, devo uscire di nuovo. Alla fine Google non si era impazzito, è il progettista della strada che è un po' impazzito. Quindi siamo entrati là, siamo usciti di nuovo, ora entriamo qua. Chiedo scusa, andiamo nella giusta direzione, quindi verso nord. Esattamente, ci aspetta Copiapò, a poco più di un'ora e mezza da qua. Eravate lì ragazzi con noi dove c'è il distributore Copec. Ci stiamo praticamente dirigendo nel pieno dell'inizio del deserto di Atacama, un deserto che si spinge dal nord del Cile fino al Perù meridionale, abbracciando una parte della Bolivia. Questa zona ricchissima di minerali è stata a lungo contesa tra Cile, Perù e Bolivia, fino alla guerra del Pacifico alla fine dell'Ottocento, che ha visto il Cile contrapposto agli alleati Bolivia e Perù, fino alla conquista da parte del Cile di tutta la provincia dell'Antofagasta. Uscita per Copiapò, siamo a 22 minuti dalla città, 23 km. Sembreremmo sulla Luna, ma siamo ancora sulla Terra. E comunque bisogna iniziare a chiudere le zip perché la temperatura è scesa a 20 gradi di colpo. Queste sono le escursioni folli del deserto. È vero che siamo ai confini del mondo, perché oltre il Cile inizia il mare, poi reinizia la terra spezzettata delle... Mamma mia! Scrivete nei commenti cosa pensate di questo posto e di questa strada. Io, come dico sempre, a fine giornata sarà un po' la stanchezza, sembra di essere ubriaco di bellezza, più che di bellezza, di potenza della natura. Vorrei sottolinearvi la quasi assenza delle piante che vedete intorno. Questo perché siamo in una delle zone più aride di tutto il pianeta. Davanti a noi la distesa infinita della città di Copiapò, più di 100.000 abitanti, capitale della regione di Atacama. Quello che rimane del rio Copiapò, praticamente nulla. Qua c'è un po' di basura, sicuramente causata dal vento. Ci siamo quasi 600 metri. Questa sera prendiamo il classico hotel intercontinentale, cioè Ibis, era il più economico della zona, 40 euro per la notte. Siamo a 200 metri dalla struttura Ibis. Ci siamo. Recuerde pagar antes de retirar su vehículo. La camera più piccola del mondo, però come si dice, spendi poco, prendi poco. Ma per noi va benissimo, vamos a mangiare, dai! Però prima vi faccio vedere una cosa. Guardate la vista di Copiapò alle 8 di sera. È strana questa città perché è tutta in salita, però rimane dentro la vallata. È una città mineraria perché è circondata da miniere, ma ve le racconteremo con calma. Pechuga di pollo e insalata. Semplice, semplice, quanto basta. In economia e teniamo bassa, glicemia e colesterolo. Ragazzi, non vi abbiamo fatto vedere molto perché a noi queste cene un po' obbligate non piacciono. A noi piacciono le cose caseras. La cucinera purtroppo non può dare il massimo di sé, deve accontentarsi dell'altra cucinera, cioè quella del ristorante, esatto, che non è ovviamente ai suoi livelli. Le cose fatte in casa. Comunque ragazzi, ci prepariamo a una nuova sfida per noi, perché domani saremo qua, cercheremo di portare il contenuto della miniera di cui vi vogliamo parlare e scoprirete il perché. Ci siamo detti, ci andiamo domani con calma sperando che ci sia il sole. Quello che ci aspetterà poi è
il ritorno in Argentina, e per tornare in Argentina faremo un altro passo, ma questa è una storia che vi andremo a raccontare. Torneremo la stessa quota dell'altra volta, però con l'eventualità che il meteo questa volta non sia il massimo. Lo stiamo monitorando, perché a quell'altitudine bisogna fare attenzione, non bisogna andare da sprovveduti assolutamente. Vediamo, vi aggiorneremo con calma. Altrimenti cambieremo qualche giorno, altrimenti si cambia, quindi cercheremo un po' di riprogrammare quello che abbiamo in testa. Cioè, non voglio mettere le catene alla Tenerona, mettiamola in questa maniera. Mai catene e sempre liberi. Buonanotte. Ciao ragazzi. Ragazzi, buongiorno, come state? Spero tutto bene. Dalla città di Copiapó, sperduta nel nulla più assoluto, e dato che avete apprezzato molto l'ultimo video sulla baleniera di Quintay, oggi vi portiamo in un altro posto estremamente interessante per un evento capitato pochissimi anni fa. Venite con noi. In città a Copiapó c'è il sindacato Mina, il sindacato dei minatori, ed è questo l'argomento che andremo ad affrontare proprio oggi. Quindi avrete capito, preparatevi, video pippone culturale. So che aspettate anche gli altri, però a Copiapó passiamo oggi e ve ne dobbiamo dire 4. Quindi 48 km e 40 minuti per arrivare a destinazione. Siamo appena fuori da Copiapó. Per pochissimo riprendiamo la 5, la Panamericana, e se mi vedete un po' più veloce del solito è perché andiamo senza bagagli. La Tenerona è una gazzella, cioè senza bagagli, abbiamo Saria come bagaglio, però dai, quello non lo possiamo considerare un bagaglio. Ricordo che si scherza, quando scrivete i commenti ricordo che io scherzo sempre con Sara, siamo d'accordo noi due. Stiamo prendendo la strada C327 della terza regione che ci porta verso la Mina San José. Ci aspettiamo una strada sterrata ma battuta, adesso vedremo in che stato la troviamo. Eccola qua l'indicazione. Nel frattempo siamo sulla luna, come vi diciamo spesso. Io intanto ve la mostro a 180 gradi senza il cupolino. Siamo alla Mina Dogna Emma. Guardate quelle fessure, sembrano quasi delle fessure come sul pan di Spagna. Lo so che penso sempre a mangiare, però vedere quelle colline tutte lisce poi con quelle fessure mi ricorda il pan di Spagna. Un albero incredibile. Mamma mia, ma che spettacolo! È senza dubbio una delle strade più affascinanti che abbiamo percorso. Siamo senza parole. Questa è proprio sabbia morbidissima. Mamma mia. Cioè, Borotalco ragazzi. Grande, con le gomme nuove, come esce la Tenerona. Su un cielo terso da far paura. Avremmo voglia di avervi tutti qua veramente, perché provereste delle sensazioni che noi non abbiamo mai provato. E poi sinceramente è un territorio talmente vasto, imponente, enorme, che siamo senza parole. Guardate che effetto. Ruta del desierto Mina San José, e non a caso questo si chiama circuito Los 33. Dovremmo essere arrivati al bivio qua alla derecha. Minera dal 1889, inizia il ripio. Però dovrebbe essere battuto. Stranamente in questo primo tratto non c'è arena, non c'è sabbia. C'è solo tanto vento. Comunque non è messo benissimo perché sono tutte pietre affogate. Sarebbe da sgonfiare le gomme, ma è solo 1,5 chilometri, quindi andiamo piano. Siamo quasi sul sito.
sul quale da una parte sventola bandiera cilena e dall'altro 32 bandiere cilene e una boliviana. Questo dovrebbe essere una sorta di monumento commemorativo. Estamos bien, è nel rifugio Los 33, domingo 22 agosto 2010. Vi andremo a spiegare tutto questo, compresa questa frase importantissima. Qui dovrebbe esserci un mirador con tutte le informazioni. Vamos a ver. Intanto vi diciamo che il sito della miniera non è aperto oggi, che siamo lunedì, ma aprono dal mercoledì alla domenica. Quindi ci hanno permesso comunque con una cortesia di arrivare fin qui con la moto. Questa miniera aprì nel 1889 e per 120 anni si estrassero minerali. Il 5 agosto 2010 avvenne un crollo proprio in questa miniera, la Mina San José. La parte dei minatori che si trovava nella zona superiore della miniera riuscì a mettersi in salvo. Un'altra parte, formata da 33 minatori, 32 cileni ed uno boliviano, rimase intrappolata a 700 metri di profondità. È proprio quel 5 agosto che ha inizio un calvario per i minatori e per le loro famiglie che giungono immediatamente sul sito e iniziano a far pressione sulla società proprietaria della miniera e sul governo cileno proprio per avere notizie dei propri familiari. Andando per date, 5 agosto 2010 crollo della miniera. 2 giorni dopo, 7 agosto, primo tentativo di soccorso tramite il condotto di ventilazione fallito per un ulteriore crollo. Il secondo tentativo, chiamato piano A, veniva effettuato con una macchina perforatrice che arrivò fino a 702 metri di profondità. Questa macchina era in grado di fare una perforazione anche a 90 gradi, ma si resero conto che fare un ulteriore foro poteva causare il crollo del primo. Dobbiamo però dirvi che durante i primissimi giorni vennero effettuati dei fori di 12 cm di diametro ognuno per individuare la posizione esatta dei minatori. Questi fori di 12 cm vennero anche utilizzati per far arrivare ai minatori, tramite barattoli stretti e lunghi, cibo, integratori, ossigeno e addirittura carte da gioco e la bandiera cilena. Solo 18 giorni dopo il crollo, il 22 agosto, riuscirono ad individuarli. Questo perché i minatori attaccarono alle sonde un biglietto con scritto I-33, stiamo bene nel rifugio. Da quel momento calarono delle telecamere, riuscirono a stabilire un contatto audio e i minatori mostrarono che si erano posizionati in un rifugio di 50 metri quadri e per problemi di areazione nelle gallerie circostanti. Si erano organizzati mangiando tonno e 2 bicchieri di latte ogni 2 giorni, che facevano parte delle scorte, e si stima che nei primi 18 giorni ognuno di loro perse 8-9 kg. Siamo al piano B. L'azienda proprietaria della miniera, sull'orlo della bancarotta, non ha fondi, per cui una compagnia statale cilena annuncia l'inizio delle perforazioni con la creazione di un tunnel su cui potrebbe passare una persona. Questa operazione potrebbe richiedere 4 mesi di tempo. Il 25 agosto viene comunicato ai minatori. Queste targhe che indicano i singoli giorni testimoniano l'andamento dei lavori. Questa è la vista complessiva del sito e sulla destra, per darvi una visione d'insieme, ci sono i 5 punti per le operazioni di salvataggio. L'idea era quella di creare una capsula in acciaio di 2,50 m che avrebbe potuto trasportare un uomo in piedi, imbracato, perché si pensava che i minatori non avrebbero avuto la forza necessaria per restare in piedi, e che fungesse da ascensore per poterli riportare in superficie. Il 12 ottobre hanno inizio le vere operazioni di soccorso. La capsula, chiamata Phoenix, con a bordo un soccorritore, viene calata per tutto il tunnel per controllare la sicurezza delle pareti. Con l'esito positivo si dà inizio alle vere operazioni. Infatti qua il 69esimo giorno, il 12 ottobre, c'è addirittura l'intera lista con i nomi dei minatori e gli orari dei salvataggi. Questi sono i nomi di tutti e 33 i minatori. Finalmente il 13 ottobre 2010 viene riportato in superficie l'ultimo dei 33 minatori e appare una scritta preparata dai soccorritori: missione completa Cile. Alle 21:55 l'ultimo minatore è stato salvato. 70esimo giorno,
13 ottobre. A salvataggio della miniera, che da quel giorno rimase chiusa e venne riaperta solo nel 2015 a livello turistico, parteciparono molti stati e diverse multinazionali, trasformando soprattutto il salvataggio in un evento mediatico che si stima sia stato seguito da circa 1 miliardo di persone. Hanno salvato le proprie vite, ma quelli a seguire sono stati anni difficili per i 33 minatori, in cui hanno dovuto subire cure mediche e psicologiche. Nonostante il primo periodo sotto i riflettori, molti di loro hanno perso il lavoro e altri sono dovuti tornare a lavorare nelle miniere. Nei giorni della tragedia, la Confederazione Cilena delle Miniere sottolineò il fatto che il Cile non fosse firmatario della Convenzione 176 sulla salute e sulla sicurezza delle miniere. I diritti sul lavoro erano infatti fermi alla legislatura della dittatura di Pinochet, per esempio i minatori non avevano diritto allo sciopero. E nel cartellone finale quello che un po' penso sempre, la forza della collaborazione. Ragazzi, dobbiamo essere uniti. Dopo questa giornata intrisa di commozione vi lasciamo con questo spettacolare tramonto. Sono le 8:27 di sera, ci sono 22-23 gradi, ragazzi, siamo solo noi, come cantava Vasco Rossi, e come sempre grazie al supporto ci rivediamo a 5.000 metri. Parentesi ragazzi, non dimenticate, se potete, di mettere il mi piace se questo video vi è piaciuto. Vi mandiamo un grande abbraccio, siete tutti in sella con noi, non dimenticatelo. Ciao ragazzi.